Ciao a tutta, bentornato o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana abbiamo un mini haul della marca Surplus e qualche oggetto Killstar. Se vi piacciono i miei video vi invito a seguirmi su Instagram dove sono attiva durante la settimana e ovviamente a iscrivervi al canale. Partiamo un attimo a parlare di Surplus. Surplus è una marca statunitense ma aveva qui in Europa uno stabilimento. Purtroppo con la Brexit hanno deciso di chiudere il loro magazzino qua europeo e avevano degli sconti molto succulenti fino al 70%. Ci hanno messo un po' ad arrivare e soprattutto, siccome sono abiti più estivi, ho preferito aspettare di non morire di freddo indossandoli per farveli vedere. Surplus attualmente ha ancora aperto il sito, quello americano, quindi volendo potete comprare tutte le cose facendo attenzione al fatto che è probabile che ci siano dei dazi. Funziona sia da rivenditore, perché nel sito americano c'è anche qualcosa Killstar e un altro paio di marche, sia come produttore di una propria marca. Io li conosco perché il mio mobilino a forma di bara l'ho comprato da loro e l'ho comprato a pochissimo, una cosa tipo 10 euro più 10 di spese, 15 più 5, qualcosa del genere, perché è fallato. Io ora ve lo faccio vedere nel video un pochino, non si nota particolarmente ma soprattutto sul dietro e sui lati c'ha delle goccioline di vernice oppure dei pezzettini sbertucciati. Mi è arrivato così ed è stato venduto come prodotto danneggiato e a me va benissimo, piace tantissimo. Li conoscevo appunto per le cose della casa, con questo loro fuori tutto al 70% ho deciso di comprare una gonna e un abito che sono venuti insieme 32 euro con la spedizione. Vi ricordo che la spedizione era piuttosto alta come prezzi, ma purtroppo essendo il sito chiuso non ho più modo di dirvi qual era la cifra per ognuno dei due pezzi. Entrambi questi due pezzi sono della collezione estiva e sono fatti per il 97% di cotone e il 3% di elastane. Per questo motivo ho deciso di comprarli in taglia L, perché in genere sono una taglia M, ma essendo in puro cotone senza nessun gioco di elasticità ho preferito andare sul sicuro. La prima cosa che vi faccio vedere è la Sourpuss Betty Pinstripes Puxville, la skirt, che è in nero e rosa. Come vedete ho una maglia un po' vintage delle Totally Spice, anni 90. Sì, sono una figlia degli anni 90, anche se sembra abbia 16 anni. La gonna, appunto, come ho detto, è praticamente in puro cotone, quindi è leggerissima, è ancora un po' rigida, probabilmente perché non l'ho ancora lavata, e come vedete la L mi sta comoda sulla vita dove deve stare, perché ha un effetto un po' pin-up, un po' richiama le linee vintage anni 50. Ha dietro una zip piccolina che aiuta a metterla e toglierla, e la cosa più interessante è questa banda decorata grande in bianco e rosa con questo disegno dei pipistrelli. C'è un po' di spazio, non sta precisa ma ho gioco. Comunque tutto sommato non mi sta grande, anzi preferisco che stia in questo modo comodo, perché l'ho presa per l'estate pensando indosso una gonna, una maglietta ed esco fuori. Mi piace molto, non sono una tipa da indossare spesso il rosa, ma ho visto questo design e me ne sono innamorata, motivo per cui ho comprato anche un doppione da un certo punto di vista. Il secondo pezzo, l'abito, ha lo stesso design ed è della stessa collezione, è il Sourpuss Betty Pinstripes Puxville, il dress in blu. Il vestito ha la gonna leggermente più corta perché arriva un pochino sopra il ginocchio invece che sotto, e come vedete è un vestitino estivo che ha l'attacco del nodo e ha questa banda sopra con i due pipistrelli blu, i bottoncini e poi la banda finale decorata con tutti i pipistrellini in blu elettrico e in bianco. Ha una zip molto lunga sul fianco che arriva fino a metà gonna per poterlo mettere. Forse per l'abito ho un po' esagerato, perché la gonna effettivamente mi sta comoda, mi sta bene. L'abito, la L, è un po' grande soprattutto per il seno e si nota nella zona del torace che rimane dello spazio. Sono indecisa, potrei sia portarlo in sartoria a farlo aggiustare oppure indossarlo con un corsettino, visto che ci rientro dentro. Sì, con il corsetto non mi dispiace, ovviamente si vengono a perdere i bottoncini che decorano davanti e la linea diventa un po' diversa, rimane un po' di sopra, ma non mi dispiace l'idea che sia un abito estivo così molto tranquillo a cui aggiungere un accessorio che la renda un pochino più particolare. Facciamo un secondo di pausa prima di passare all'altra marca, perché è il momento delle promozioni. Questa settimana la youtuber che promuovo è Pale Empress, che fa una serie di unboxing molto carini per la box inglese a cui volevo iscrivermi io pre-Brexit. Il canale purtroppo è solo in inglese. Mentre per i piccoli artigiani di oggi vi segnalo Eleanor,
che è una ragazza fiorentina che in questo momento ha aperte le commissioni in digitale. Vi faccio vedere un paio di commissioni che ha fatto per me negli scorsi anni. Ho suoi anche delle piccole stampe che aveva fatto qualche anno fa. Il problema è che sono da qualche parte in una delle scatole, so di averle ma non so dove sono in questo momento, quindi vi lascio solo le illustrazioni. Per finire di recensire tutta la mia collezione Killstar manca tutto il blocco delle cose di casa, ma fondamentalmente la mia collezione di abiti Killstar l'avete già vista tutta. Tranne questi pezzetti qua perché mi sono stati regalati di recente dalla mia amica che continua a fomentare la mia passione e continua a darmi cose. Grazie Ale di essere un grande sostegno per il canale. Ho fatto un outfit completo e via via andrò scalando a farvi vedere le varie cose. Lo strato esterno è di una vecchia collezione, è il Killstar Omen Kimono, fatto in 100% in poliestere, con sopra una stampa in pelle vegana. Allora, come vedete è una sorta di copricostume con le frange, sì, lo so. Il fatto che ancora ci siano le frange mi infastidisce, ci ho messo tantissimo a indossarlo perché continuavano a annodarsi. Non sono sicura che le terrò tutte o no, perché quelle alle maniche sono effettivamente molto belle. È una struttura ad ape, a rete, piuttosto spessa, però è rigida, non è particolarmente morbida, mentre dietro è liscio e davanti ha questo pentacolo rovesciato in pelle vegana. A me sta stretto, è una S e è comunque in relaxed, quindi tutta la parte sopra non ho problemi, mentre la parte finale che dovrebbe arrivare alle cosce mi stringe tantissimo. Come copricostume è molto carino, quando avrò occasione di indossare il costume a teschio probabilmente ci metterò sopra quello. La prossima cosa che vi faccio vedere l'avevo accennata nel mio video di Vinted e mi è stato chiesto di recensire un attimo quel completo di intimo che io ho e quindi ve lo faccio vedere. Questi sono gli Immortal Velvet, sia la bralette che i panty in taglia M. Sono venuti la bralette 9 sterline, quindi circa 10 euro, e le mutandine 5 sterline, quindi circa 6 euro. Sono 95% poliestere e 5% elastane. Come vedete è un vellutino bordeaux, rosso, comunque color vino, viene definito, con un piccolo ciondolino di metallo con il pentacolo al centro e una banda di decorazione in pizzo. Ha altri 3 buchini, ma io lo sto tenendo al più largo e come vedete la M mi sta, ma sta un po' stretta. Ora io ho un seno dismorfico e ho da una parte una terza e da una parte una prima e già così un po' mi tira, quindi probabilmente la M la consiglierei a chi ha una seconda. Come vedete ha il pezzettino di imbottitura che può essere tolto oppure lasciato. Insieme le mutandine non ve le faccio vedere, però hanno lo stesso tipo di tessuto, lo stesso tipo di pizzo con una parte un po' più ampia. Io soprattutto le avevo prese pensando fossero una mutanda normale, invece sono un tanga. Colpa mia che non ho letto la descrizione. Però la M per me è piuttosto piccola, cioè indossandola mi stringe come un salamino. Non so bene perché, considerando che comunque è sempre la stene, la M dei pantaloni mi sta. Io ho comprato questo kit poco prima della Brexit, c'era stata un'offerta per l'intimo per 16 euro, con anche le spedizioni all'epoca 20 euro in totale. È un buon completo intimo, è molto carino. Non è il completo che indosserei tutti i giorni, ma per una volta ogni tanto ci sta. Vi consiglio casomai però di andare sopra di taglia, perché a me il sopra sta un po' per caso e il sotto mi sta molto piccolo. L'ultima cosa che vi faccio vedere oggi viene anche questa da una collezione piuttosto vecchia, una delle prime, ed è il Killstar Crystal Choker. Ho trovato poche informazioni online, non ho trovato la scheda del sito originale, ma da quella che ho trovato su Dollskill c'è scritto che è pelle, vera pelle, e sono cristalli chips di quarzo. Non sono del tutto convinta perché io non sono tanto in grado, soprattutto su una fascetta così piccola, di distinguere se è davvero pelle. Sui cristalli ho molti dubbi. È un collarino più o meno di queste dimensioni, quindi piuttosto fine, e ha delle borchie che sono triangolari e poi questi pezzettini irregolari di cristallo di quarzo. Come vedete, se si riesce a vedere dentro c'è la marchettina Killstar, ha un 3-4 buchi e la fibbiettina. È comunque un choker molto carino per avere qualcosa di un po' più particolare che le semplici borchie come questo.
So che questo è un video un po' più piccolo e un po' più contenuto rispetto a quelli a cui vi ho abituato, ma è anche vero che, come vi ho detto diverse volte, il mio guardaroba è praticamente completo. Forse per quest'estate farò qualche haul perché mancano effettivamente alcune cose. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, vi auguro una buona giornata, una buona serata, ovunque voi stiate, e ci vediamo lunedì prossimo col prossimo video. Ciao! Un sacco di roba da tagliare qui, c'è un sacco di vuoto.